alla droite. Vaffanculo a tu la mano. Non ci posso venire qua. La tua destinazione si trova sulla destra. Dove? Non c'è il bidet. Come faccio a pulirmi il culo? Eccoci qua, arrivati alla promenade di Nizza, dove qualche anno fa c'è stato un attacco terroristico, purtroppo. Come dicono i francesi, très joli. Très joli. Buongiorno. Ora ci facciamo un giretto nella parte vecchia. Ricorda molto i Carugi genovesi. C'è da dire che uno le prova proprio tutte per tirarsi dei soldi, ma guardate. Sulle note di Michael Jackson, allora Michael Jackson e noi altri. Ecco la nostra colazione. Importante perché ci si è impiccato col poveraccio di Van Gogh. Ci sono tante cose carine da vedere, ma noi ci mettiamo a guardare questa immensità che è l'anfiteatro romano meglio conservato in Francia. Nulla a che vedere con quelli che abbiamo noi, però carino. In realtà il povero Vincent ad Arles si è tagliato l'orecchio. Ho detto una fesseria. Ops. E questa è Roma. Piatta. Grosso, Giatina romantica in riva al Rodano, c'è un freddo cane, però merita, un gran bel fiume. Quello lì è il ponte che è caduto, che credo sia quello su cui Van Gogh ha fatto un quadro, credo. Giunti a Carcassonne, una città medievale, ci sono le mura, ponte medievale e fiumi. La leggenda vuole che Dama Carcasse, per respingere l'assedio di Carlo Magno e del suo esercito, fece mangiare all'inverosimile un maiale, dai suoi sudditi lo fece lanciare dalle mura, il maiale si spiattellò a terra
e l'esercito di Carlo Magno credette che all'interno delle mura ci fosse tanto cibo, per cui non valeva la pena continuare ad assediare il castello, ma decise di ritirarsi e Carcasse fece suonare le campane. Carcasse suona. Io mi sto mangiando una baguette perché è troppo buona, pane schietto. Siamo arrivati all'ingresso del castello. Guarda che bello. Ponte levatoio. Adesso facciamo un giretto dentro. E questo è l'ingresso. Il ponte levatoio sulla carta ci dovevano passare i cavalli, ma intanto sono avanti, ci passano con le macchine direttamente. Baguette. E ci sono anche gli ignami. E per concludere, il castello di notte. Bello, eh? Oh. E siamo arrivati quasi a destinazione. Adesso mi stanno aspettando, devo prendere posto perché vado a farmi un girettino su mare. Lì c'è il razzo Arianna. Scusate, ma sono di fretta. Sono troppo emozionato. Finalmente riuscirò a vedere dal vivo la Mir, la Soyuz e il razzo Arianna. È il massimo per me. Io adoro lo spazio, le stelle. Guardatelo là, il razzo Arianna. Un po' per... Ve le faccio vedere tutti. До свидания, товарищ. Questo sta sul pulsante. Vous allez adorer ça. Alan, s'il te plaît, est-ce que tu veux une pour moi? Ma qualche foto porno è possibile che non se la sono portata dietro. Man, waiting in the sky. Vai David! Dans l'eau, ici, pour se préparer à notre mission lunaire. Donc ici, on est là un peu pour se remémorer les programmes. Voilà, donc l'histoire de la Lune. Ormai ci sono, no? Posizione numero 8. Sono davanti allo Stargate. È stata un'esperienza bellissima. Non la consiglio però a chi soffre di cuore perché è fisicamente impegnativa. Da non credere, ma è veramente impegnativa. Fai una fatica bestiale solo a schiacciare un tasto. E qui simulano come sarà un domani sulla Luna. Almeno per ora lo vedono così, ma
Bisognava vedere. Queste sono le casette che ospiteranno gli esseri umani sulla Luna. Per girare la città a piedi, pizzico di passato, cartina, croce, noi siamo qui, così non ci si perde. Da notare il colore dell'acqua, verde. Ok, semaforo rosso alle mie spalle vuol dire che mi devo fermare e devo diventare per un secondo francese anch'io, per cui boulangerie. Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Buongiorno. Passo Terna per fare un giretto in un chateau dove producono del vino liquoroso molto famoso. Quanti vignetti, e questo qua è lo Chateau du Rodot. Plus frais et les grands crus sont un peu plus, on va dire, fruités et complexes. Ah, ok. Ed eccoci arrivati a Bordeaux. A me non piace lo shopping, ma dove sono finito? In una delle vie più lunghe d'Europa per lo shopping. Due palle indescrivibili. Io non sono un grande frequentatore di chiese, però le chiese gotiche sono quelle che mi piacciono di più. Sono qua sulle rive della Garonne a ammirare questo fiume gigantesco e tutte le bellezze di Bordeaux. E poi cosa vedo? Les mecs, je pense qu'on a le côté. Un cinghiale. Proseguendo nella camminata sulla Garonne, PS c'è da congelare. Ho visto la Cité du Vin, questo, esattamente sopra la Boa Rossa, chiamata così perché è la città del vino e dicono che ricordi il movimento che fa il vino all'interno di un bicchiere. E per concludere la giornata in bellezza, diciamo così, un occhio ai prezzi.
inizia la salita. La Dune de Pilat, la duna più alta d'Europa. Dopo la Namibia mi ha preso sto benedetto flash di ste dune giganti a piombo sul mare. In Europa è la più bella. Vedremo, so solo che per ora è dura. La carovana di persone. Ma l'aspettavo così. Ma come rampa. La faccio. Vai, non mollare. Sono arrivato. Che spettacolo! Oh, ciao! Ma cosa ci fai qua? Ah, va bene, dai. Ci vediamo sulla Annapurnia. Ciao! Ciao! Piccolo il mondo, eh? Poi la faticaccia, visto che siamo in Francia. Una bella crêpe Suzette con la marmellata dei C10. Giretto in una cantina, sono qua che mi faccio 2 giri, ma solo per curiosità, per vedere i prezzi dei vini, e poi l'occhio vuole la sua parte. €304 per una bottiglia di vino. Eccoci arrivati a Lourdes. Arrivato all'ultima tappa, Montpellier. Non mi sento molto Ambrogio. Ambrogio? Mica? Hai un Ferrero Rocher? Certamente.